What's this? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Io mi chiamo Jasmine, ho 26 anni e sono una studentessa all'università. Punto molto importante di questo video è che io sono italiana e musulmana. Momento molto fondamentale e di shock per molte persone. Sì, sono italiana e musulmana. Allora, mentre berrò il mio fantastico tè, ecco che vi parlerò un po' di me e della mia storia, insomma, delle domande molto più frequenti e di ciò che vivo nella mia vita quotidiana. Allora, come dicevo, mi chiamo Jasmine e sono al momento fuori corso. Yeah. Però comunque sono convertita da molto prima che iniziassi l'università. Mi sono convertita all'incirca quando avevo 18-19 anni. Sono circa 7 anni fa, quasi 8. E momento di shock per molte persone è che non mi sono convertita per un uomo. Tan tan tan. È così. Ebbene, questa è la cruda verità. E non mi sono convertita per un uomo, non mi sono convertita per qualcuno in generale, non mi hanno fatto un lavaggio del cervello, come molti lo vogliono chiamare, semplicemente ho trovato la verità all'interno dell'Islam, perché l'Islam è una religione che parla appunto del monoteismo, parla dell'unicità di Dio e parla del fatto di credere solo in Lui e in nessun altro. Quindi di adorare solo Lui, di chiedere solo Lui e ovviamente di seguire i Suoi comandamenti, se così li vogliamo chiamare. Allora, cos'altro posso dire? Posso dire che in generale la mia storia. It's story time! Ho vissuto un momento molto buio poco prima di convertirmi, all'epoca stavo lavorando e ho iniziato a vivere varie situazioni nella mia vita che mi hanno portato a chiedermi perché stessi vivendo perché stessi vivendo certe situazioni, perché stessi vivendo in un certo modo, perché certe persone si stessero allontanando dalla mia vita. E ho finito per accettare l'Islam nel momento in cui una persona che ad oggi e all'epoca era molto vicino a me, appunto si è avvicinata e mi ha parlato dell'Islam, appunto di questa religione. Io mi sentivo in imbarazzo, mi sono sentita come se volessi accettare, ma avevo paura, ecco. Avevo paura perché non volevo essere giudicata dalle persone, non volevo essere vista come debole, come qualcuno che si fa condizionare dagli altri. Però sapevo che era quello il momento di decidere. Era quello il momento di decidere se effettivamente dovevo continuare nella mia strada o dovevo andare dall'altra parte. Ecco, dovevo cambiare e rivoluzionare completamente tutta la mia vita. A quel punto mi sono fermata, ho ragionato e ho detto, ma perché non aspettare? E per chi conosce l'Islam almeno un po' sa che questi sono i waswas di Shaitan, di quello che in italiano viene definito Satana. E a quel punto mi sono detta, no, non posso aspettare, perché se dovessi morire domani come posso incontrare Dio in questo modo? Cioè non avendo fatto la shahada, non avendo dichiarato che esiste un unico Dio, ecco. Ecco che a quel punto mi sono fermata, sono andata da questa persona e le ho chiesto un Corano in italiano. Questa persona mi ha dato questo Corano, io non le ho promesso nulla ovviamente e in quel momento sono partita per qualche giorno, sono andata in un posto diverso dalla mia città, in un'altra regione appunto. E dopo essermi spostata ho iniziato a leggere il Corano. Ho letto questo Corano per qualche giorno
e mi sono ritrovata ad essere già convinta dalla cosa. Io ero già sicura che quella fosse la mia strada. Ed è per questo che sono ritornata poi nella mia città natale con un velo e una abaya, che sarebbe, per quelli che non lo conoscono, un vestito lungo. E in quel momento io avevo già accettato. Io avevo già accettato nel momento in cui avevo preso quel Corano, insomma. Com'è stata la conversione? La conversione l'ho fatta in una città differente rispetto alla mia città natale, perché semplicemente era una città un po' più grande. Questa città in cui ho fatto la conversione era una città in cui si aveva più possibilità appunto di incontrare degli imam, eccetera. E appunto mi sono convertita lì, ho fatto la mia shahada lì ed è stato un momento magico. Ricordo solo che ho pianto, e pensare tuttora a quella sensazione fa piangere anche adesso, ecco. Mi fa piangere anche adesso, sì. Perché effettivamente è stata una sensazione stupenda, come se mi avessero appena fatto una doccia e fossi completamente pulita in quel momento. Dopo tanto tanto tempo mi sono sentita leggera, mi sono sentita in quel momento piena di fede, e per chi come me in quel momento sapeva appunto ciò che avevo passato, ciò che avevo vissuto, oppure chi è passato nella mia stessa situazione sa di cosa parlo, sa di che sensazione sto parlando. E vorrei fare un appello a quelle persone che sono perse in questo momento, che effettivamente non sanno bene cosa sta succedendo nella loro vita. Ecco, sappiate che c'è sempre una ragione per ogni cosa. What? C'è sempre un motivo per ogni cosa. Nulla è mai un caso, nulla è mai una coincidenza. Soprattutto cercate. Le risposte ci sono. Le risposte ci sono sempre. Perché come c'è una domanda, c'è anche la risposta. Come c'è un problema, c'è la soluzione. La stessa cosa vale anche per la falsità e la verità. Come c'è la falsità, c'è anche la verità. Come ci sono le strade sbagliate, c'è anche la strada giusta. Ed è questo che dobbiamo identificare e distinguere nella nostra vita. Scusate, mi hanno chiamato. Oh. Vabbè, khair inshallah. C'è una ragione per ogni cosa, ecco. Chiusa parentesi. Allora, appunto, mi sono convertita in questo modo. Sono passati tanti anni, all'epoca già indossavo il hijab sharia, cioè il hijab corretto, quindi khimar e abaya oppure il jilbab. E mi sono innamorata, ecco, del niqab. Vi dirò onestamente, io sapevo che faceva parte dell'Islam, ecco, della religione dell'Islam, sapevo che era un qualcosa che esisteva anche all'epoca del profeta, pace e benedizione su di lui, però appunto non ci avevo mai pensato. Yes? Ve lo dirò onestamente, anzi quando me l'hanno proposto ero tipo, oddio no, io il niqab o comunque il burqa, quello che viene definito burqa da molti. Tra l'altro vorrei aprire una parentesi, il burqa è questo qui, quello che copre anche gli occhi, e si chiama sitar. Questo qui si chiama sitar, il burqa invece è una cosa culturale, è un vestito tipico culturale dell'Afghanistan. Invece qui, vi lascio tutte le immagini ovviamente, troviamo il niqab che appunto copre tutto il viso eccetto gli occhi. Allora, come vi dicevo, all'inizio quando me l'hanno proposto io subito ho detto, oddio no, io no, assolutamente no, e non lo farei mai. Surprise! Jokes on you. Vabbè, comunque. Qualche tempo dopo però mi sono innamorata appunto di questo niqab e ho deciso di provarlo. L'ho provato, mi sono innamorata ancora di più
e ho deciso poi poco dopo di indossarlo. L'hanno presa i miei genitori. Come vivere in Italia con il niqab? Allora, la storia in sintesi, ma non molta sintesi perché tanto siamo su YouTube, quindi capite anche voi. Allora, com'è andato il tutto? Il tutto si è svolto appunto circa 6 anni fa, direi, e appunto ho avuto questa possibilità di avere questo niqab e poco dopo l'ho indossato, me ne sono innamorata e prima di fare il passo decisivo, scusate, ho deciso di chiedere appunto a mia madre. I love you, mommy. Mia madre all'epoca mi sopportava, mi sosteneva. Quando le ho detto del mio amore per il niqab, ovviamente lei un po' si è preoccupata. Scusate, ho la finestra aperta. E vabbè, comunque le ho parlato un po' di queste cose, le ho detto del mio desiderio di volerlo indossare e lei non era così d'accordo, ecco. Non era molto d'accordo, semplicemente non per una questione religiosa, sapeva che comunque faceva parte dell'Islam, sapeva che era un qualcosa all'interno della nostra religione e quant'altro. Semplicemente era preoccupata che mi succedesse qualcosa. Io disperata, ovviamente, perché avevo bisogno del supporto di qualcuno all'epoca. Non perché non confidassi in Allah, ma semplicemente perché mi sentivo frastornata e sentivo che avere l'appoggio di qualcuno mi avrebbe aiutata, perché era un posto molto grande per me. Vabbè, fatto sta che in tutto questo allora ho preso e ho iniziato a piangere disperatamente quando ero da sola in camera. Ricordo solo che una volta cercai di uscire con il niqab da casa e mia madre mi ha ovviamente fermata dicendomi: dove stai andando, con cosa stai andando in giro? Ed era naturalmente preoccupata, non la biasimo per nulla, assolutamente, anzi era affetto materno il suo, non era nient'altro di più. Fatto sta che qualche tempo dopo io ho iniziato a desiderare sempre di più il fatto di indossarlo, addirittura sentivo quasi come se il mio volto fosse aura e sentivo letteralmente anche gli sguardi delle persone, come soprattutto certe persone mi guardavano e non era uno sguardo tra virgolette innocente, ma più che altro malizioso, ecco, se così vogliamo chiamarlo. Quindi mi sono fermata e dopo un certo episodio che non starò qui a raccontare, ho deciso che quello era il momento di indossare il niqab. Ho iniziato a indossare il niqab quindi poco dopo, ho parlato poco prima con mia mamma ovviamente, le ho detto: guarda mamma, io voglio indossarlo. So che sei preoccupata, so che magari potrebbe crearmi problemi, però voglio indossarlo. E in tutto questo le ho detto una frase, che è: tanto se qualcosa mi dovrà capitare ed è decretato per me, accadrà. Se al contrario qualcosa non mi è decretato, non mi accadrà. Che io sia vestita o che sia nuda, che io sia musulmana o non sia musulmana. Qualcosa mi accadrà lo stesso se mi è decretato. E questa frase è stupenda secondo me, è un pensiero che penso ogni musulmano dovrebbe avere nel proprio cuore e nella propria testa. Quel pensiero che Allah subhanahu wa ta'ala ci ha decretato ogni cosa, quindi anche avere hasad, ain, che sarebbero invidia, rispettivamente invidia e fare malocchio, oppure anche solo il voler avere qualcosa che non ci è decretato. In ogni caso, se non ci è decretato, khair inshallah. Però se una cosa ci è decretata, anche fossero 10.000 euro, se sono per noi, effettivamente ci arriveranno, anche fosse davanti alla porta di casa.
ma in qualsiasi modo arriveranno a noi perché ci sono decretati, ci sono stati decretati. E dunque è importante pensare a questa cosa, che aiuta molto con il tawakkul, cioè la fiducia in Allah subhanahu wa ta'ala, il credere in Allah subhanahu wa ta'ala in maniera cieca. E questo è un consiglio anzitutto per me stessa, perché anche io molto spesso manco di questa grandissima qualità che molti di noi dovremmo avere, che però è stupenda, Allahumma barik. È un qualcosa di incredibile e soprattutto che ti fa vivere la vita con serenità, con il pensiero che tanto qualsiasi cosa mi sia decretata mi arriverà. E se mi è stata decretata, non importa che buona o cattiva che sia, per noi e ai nostri occhi, in realtà sarà sempre buona, avrà sempre un risvolto positivo. Esempio semplice. Una persona potrebbe tranquillamente lamentarsi, dicendo: ecco, vedi, in realtà io stavo andando con la macchina e la ruota della macchina si è bucata. Però non sappiamo il motivo per cui si è bucata la ruota della macchina. Molto spesso pensiamo che questa sia una cosa negativa, ma chi lo sa che magari poco più avanti non c'era non so, un dirupo, non era crollata una frana e tante altre cose. Chi lo sa che magari non era successo qualcosa? Chi lo sa che magari quella persona non ha schivato una qualche catastrofe, un qualche danno ancora più serio a se stesso, alla propria famiglia o alla propria macchina. E invece gli si è solo bucata una gomma della macchina. E molto spesso dobbiamo pensare a questa cosa. Però purtroppo non ci pensiamo, purtroppo siamo fermi ecco, vedi, è successo questo, vuol dire che è la cosa peggiore che mi sia capitata, vuol dire che magari ho l'ira di Allah su di me, eccetera, eccetera, eccetera. Invece no, noi dobbiamo essere coscienziosi di questa cosa, noi dobbiamo effettivamente capire che le cose negative capitano, ma per un nostro bene. Il fatto che io sia arrivata a convertirmi, una semplice storia, facendo un'introspezione, ecco, sia arrivata a convertirmi, io ringrazio Allah subhanahu wa ta'ala di aver vissuto quel periodo di negatività, di perdita di amici, di famiglia, di perdita di opportunità. Perché sono tutte cose che mi hanno portato a trovare qualcosa di più importante, di più valore, che avesse più luce e più delizia, se così la possiamo chiamare, che era appunto l'Islam, che è appunto l'Islam. E questa è una cosa bellissima, penso. Ma a parte questa cosa, ho indossato il niqab appunto poco dopo, da lì sono passata al sitar, ho iniziato con i guanti e poco dopo ho intrapreso il mio percorso all'interno dell'Islam, appunto per quanto riguarda il miglioramento del carattere, il fare sempre più ibadat, cioè adorazioni, eccetera, 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 e l'apprendimento della lingua araba e quant'altro. Dopo questo, cosa direi? Allora, la mia famiglia, alhamdulillah, Rabbil Alamin, è una famiglia fantastica, mashallah. Per quanto... Oh, scusate. Ok? Per quanto ognuno possa avere le proprie difficoltà, appunto, e le proprie incomprensioni all'interno della famiglia, ecco che in realtà la mia famiglia è molto di supporto, e con famiglia intendo soprattutto i miei fratelli e i miei genitori, ovviamente, che mi sono tantissimo di sostegno. Alhamdulillah, Allahumma barik, dite Allahumma barik, mi raccomando, e sono fantastici, Allahumma barik, mashallah. E oltre a questo, ovviamente, io sono sempre stata una persona molto testarda, quindi in ogni caso che avessi avuto il loro supporto o meno, avrei fatto in ogni caso, quindi non mi interessava molto, ecco. Vorrei chiarire una cosa, però parte della mia famiglia si è convertita poco prima di me,
Quindi alhamdulillah non ho tutte queste vicissitudini, ecco, che molto spesso le persone vivono. Pensavo che fosse qualcuno. Continuerei il discorso parlando di come mi trovo io in Italia come musulmana. Allora, attendo ovviamente i commenti delle persone che diranno: tu non sei più italiana perché hai accettato l'Islam, eccetera, eccetera. What? Ciao anche a voi! E la città in cui mi trovo molto bene, alhamdulillah. Non dirò nuovamente la città in cui mi trovo per motivi di sicurezza, ma comunque, e di privacy ovviamente. Però comunque mi trovo comunque abbastanza bene. Ovviamente ci sono sempre i razzisti di turno, ci sono sempre le persone che si lamentano di ogni cosa, ci sono sempre, tra anziani e giovani, chi non accetterà mai che ci sono persone italiane che si convertono, però ci sono anche le persone di buon cuore, ci sono le persone che hanno una luce sul viso che ti permette di amarle appena le vedi, e ci sono persone che effettivamente ti accolgono come fossi loro figlia, e questa è una cosa fantastica. Ok, direi che per oggi questo è tutto. Per ogni domanda potete scrivere qui sotto e io risponderò, o scrivermi su Instagram, chi lo sa. Ok, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.